Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte di Metal Gear Peace Walker. Are they still here? Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, Kaz. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. This damn thing won't light. Huh? Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the professor. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. I don't have a name. I stopped using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Land as slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua, toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. You're manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed group inside Costa Rica. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, the army now stationed in Costa Rica is CIA capital. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa, where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then, drive them out of the country. You're asking us to settle a turf war between the KGB
about her? That was all just an act? You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked? I believe this will help explain. Perhaps they saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. A cassette tape? Paz took this during her escape. She says her friend happened to record it by accident. What is that? A portable stereo cassette player. The first of its kind. Ah, I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? A quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. So? So what? Now it gets interesting. Get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all... Many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Paz. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Paz myself. is alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, fought by your side. And that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. Cui immagino abbiate aspettato o caso contrario abbiate saltato. Quelli sono mercenari della CIA. Bene, saltiamo i filmati, quindi questi sono soldati. Proseguiamo con il nostro gameplay. Allora, questa volta uso un joypad, quindi dovrebbe andare meglio rispetto alla parte 1, che appunto, come avevate notato, c'erano i tasti della PSP visualizzati sullo schermo e quindi giocavo in quel modo, con il cursore appunto, eccetera, eccetera. Comunque, allora, iniziamo subito. Allora, oh madonna.
iniziatore subito. Vabbè, quest'arma non mi serve, andando avanti. Oh. Stava per beccarmi. Andiamo qui. Dai, su Snake, poggiati sul muro, poggiati sul muro. Ok, no, che è un cavolo. Ok. Ma che serve appoggiarsi? No, mi hanno scoperto. Stai buono, ciccio, stai buono, buono, buono. Mi sa che adesso mi arrivano tipo in 50.000. Bene, bene. Ho fatto scattare l'allarme, adesso sono cavoli miei. Allora, vediamo. Bla 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 bla. Vediamo. Allora, sai che c'è qualcuno. Allora, quello lì è... Vediamo di beccarlo. Ecco. No, sta zitto. Allora. What's going on over there? Stiamo calmi, stiamo calmi. Allora, quindi allora, fondamentalmente qual è la missione di Snake? Aiutare il professore e aiutarlo appunto in questa missione, cercando appunto di liberare, diciamo, dei, credo di aver capito, mercenari che appunto manifestano, cioè, manifestano violenza. Sì, sì, va bene, stai zitto, ok. Che manifestano della violenza eh, qui in questo paese in cui ci troviamo. E quindi bisogna appunto cacciare via questa feccia che crea caos e violenza. E diciamo, bene, sono ritornato indietro, mossa molto interessante, e quindi appunto ridare la pace a queste povere popolazioni che subiscono appunto questa violenza. Allora, velocizziamo i tempi. Stavolta ma come faccio ad andare qui? Cioè, è incredibile. Allora, mappa. Allora, neanche la velocità della luce. È uscito? Sì, eccolo qui. Bene, prossima tappa. Puerto dell'Alba. Allora, vediamo un po'. Eccoci qui. Qui siamo in questa fortezza cui capirete a cosa servirà. Quindi senza spoilerare il continuo, per chi ovviamente non sapesse cosa accadrà a questa fortezza. E qui mi sa che mi stanno beccando, e se mi beccano sono cavoli amari. Allora aspetta un po', perché con i comandi è un po' un casino. Allora,
Ah sì, velocità alternata, standard. Ok, allora, mi sa che la velocità è... ok, velocità standard. Oh, ok, ce l'ho fatta. Peccato. È un po' un casino giocare più su Walker. Allora, dice Ciccio che ci vuole uccidere. Pinco Pallino che vuole ucciderci, ma noi fuggiremo alla velocità della luce. Eccoci qui. E qui Ciccio fatti bene. Eccoli. Giù per terra. Su da bravo. Ah, ecco i rinforzi. Adesso sono cavoli. Oh madonna. Oh, pessima mira. E qui. Che mira, che mira, che mira. Sto per schiattare. Sto per schiattare. Inizia a parlare. Ok, si ritorna al Puerto dell'Alba. Velocità della luce. Allora. Bene, sono tutti qui. E adesso sono a cazzi amari. Incredibile. Si sono accorti della mia presenza. Molto bene. Il che mi rasserena. Allora. Vediamo di... spero che riesca ad andare avanti senza essere individuato. Invece mi sa che mi individuo, invece no. Dai, su, strozzalo. Piega un pochino. Ok. Oh, Jesus. Allora. Oh, 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 oh. E quell'altro. Bene, bene. Ce l'ho fatta. Speak. Parla. Ti prego, rispondi. Cioè, lui... Dovete capire che i soldati quando parlano emanano suoni dalla bocca, come se fossero tipo delle sirene. Questa è diciamo la particolarità dei soldati di questo capitolo per PSP. Quindi notate insomma questa grande cosa, questo grande particolare del gioco.
Ecco Snake che... Yes sir, l'abbiamo fatto per me. 5-0-3. Bene, adesso siamo infiltrati. Devo pressere R. Triangolo alla velocità della luce. The cargo. Freeze. Where's it headed? What is it? Air suit! In the mountains! What's up there? R. Dopo ti si blocca, vai così. Bene, bene. L'ho elettrizzato con una coltellata. Esce dal vuoto. This is Snake. Kaz, can you hear me? Loud and clear. You found a radio. It's got a circuit that reverses the audio phase. Let's switch frequencies from time to time, just to make sure we're not detected. I found a map of their bases. The cargo's heading from the marshes west towards Irasu. Nice going, boss. Kaz, this place is full of film badges. Dozens of them. Film badges? Like the ones used to measure radiation exposure? The radio man was wearing one. And whoever he was talking to called the cargo spears. Wait, that would mean... Nukes. They're bringing nukes into Costa Rica. Holy Mother of God. Bene, sembra che in Costa Rica, ecco, diciamo che questa è stata un'introduzione più lunga fatta in 2 video per gameplay su Metal Gear Peace Walker, mai fatta prima d'ora. E sì, questa è stata l'introduzione. Come avete ben capito, bisogna liberare la Costa Rica da questi mercenari che hanno queste brutte intenzioni, ovvero quelle di far esplodere con armi nucleari oppure commerciare armi nucleari all'interno dell'isola stessa. Said you should get in touch with the FSL and Commandante. Do they know they're backed by the KGB? Nah. As far as they know, they're really fighting for the revolution. The KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, Opinol will be forced to act. It'll cause an international uproar. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. If the U.S. itself is gonna scrap it... Latin America is too close to spawning another Cuba or 2 already. The entire continent would become one big powder keg. Well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test, showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? Can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. We need to get ready for repairs. Where do you expect the cameras? This place is creepy. Looks like hell. Live on here with us. We'll make it happen. No one bothers here. Those snakes tell us what to do. This is the MSS Haven, our other base. And with this foothold, we'll take a look at that in the morning. Pretty sure this pilot is something big. Bene ragazzi, allora questa qui è la mother base, ovvero la base madre appunto dove c'è questa base dove vengono addestrati i soldati di Big Boss e dove potremo
ovviamente reclutare in che modo, ovvero sottraendoli nel campo di battaglia e facendo sì che diventino appunto nostri soldati. Ecco il modo in cui potremo in questo gioco reclutare i soldati e quindi in alcune missioni potremo usare questi soldati appunto per completarle e guadagnare, credo, dei potenziamenti sulle armi o qualcos'altro, insomma. Tutto questo ovviamente lo vedremo nel prossimo gameplay fatto a caso. Mi dispiace non essere andato molto avanti, però purtroppo questo gioco è fatto da filmati veramente lunghi e per chi è interessato a seguire la storia ovviamente mi sembra giusto lasciarli e non saltarli. Quindi ragazzi, vi saluto e spero che il video non vi sia insomma parso troppo noioso. Probabilmente sì, perché insomma l'introduzione è stata parecchio lunga e altri filmati lunghi e poi il gameplay direi abbastanza corto, quindi spero che il prossimo gameplay sia cioè, più un gameplay che tanti filmati e poco gameplay. Quindi un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao belli! Salve a tutti ragazzi e benvenuti. Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte di Metal Gear Peace Walker. Salve a tutti ragazzi, sono Snake Eater e benvenuti alla seconda parte di Metal Gear Peace Walker. No, faccio vedere. Salve a tutti ragazzi e no, porca puttana, non va bene. Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte di Metal Gear Peace Walker. No. Salve a tutti ragazzi, no, ma che... Salve a tutti ragazzi e benvenuti... No. Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte di Metal Gear Peace Walker.